Ciao e benvenuto sul mio canale. Sono entusiasta di iniziare questa nuova serie dedicata a tutorial su come rendere il tuo server Discord più professionale. Se sei nuovo qui, ti invito caldamente a iscriverti al canale e a dare un'occhiata alla playlist dedicata a questi tutorial. Troverai una ricchezza di informazioni utili per migliorare la tua esperienza su Discord. Iniziamo subito col video tutorial, quindi andiamo sulla pagina di Discord, quindi apriamo proprio l'app di Discord e per iniziare a fare un nostro Discord dobbiamo andare qui dove c'è il segno più, su questa icona appunto ci dice aggiungi un server, quindi ci clicchiamo e qui al centro dello schermo uscirà questa nuova tabella. Dobbiamo andare a fare crea personalizzato. A questo punto ci chiederà se vogliamo fare un disco per me e i miei amici o per un club o una community. Dunque sostanzialmente le differenze non sono tante, però in generale io direi di andare a fare il Discord per un club o una community, più che altro per una community, quindi clicchiamo qui. Ora ci chiederà il nome del server, quindi noi sceglieremo che nome gli vogliamo andare a dare e poi qui di andare a mettere, quindi caricare un'immagine. Poi vedremo più nel dettaglio che tipo di immagine servirà e anche come andarla a fare magari. Dunque una volta scelto il nome andiamo a generare il nostro Discord e la pagina che ci troveremo davanti sarà proprio questa. Vedete che non c'è quasi praticamente nulla. Dunque io ho chiamato il mio server di prova perché questo qui sarà un server appunto che servirà per andare avanti col tutorial. Voi lo chiamate come meglio preferite. A questo punto dobbiamo cliccare su questa freccetta in giù e dobbiamo andare nelle impostazioni del server. Qui possiamo trovare diverse voci in elenco in verticale qui sulla sinistra, ma noi adesso dovremmo andare a modificare la community, quindi attiva community. Allora qui ci chiederà se stiamo costruendo una community. Passa a un server di community per accedere a strumenti aggiuntivi per la gestione che ti aiuteranno a moderare e far crescere il tuo server, quindi questo è molto importante per avere, come vi dicevo all'inizio, un server professionale. Qui iniziamo. Dunque allora qui ci fa alcune domande. Noi adesso andremo a fare subito direttamente le spunte qua e qua, poi andiamo avanti. Allora qui direi che lasciamo così di default crearne uno per me e crearne uno per me, quindi andiamo avanti. Qui ci chiede appunto, poi li vedremo meglio, però questi sono i permessi. Poi li vedremo in un tutorial specifico come andare poi a modificare i permessi, i ruoli eccetera, però per il momento noi facciamo semplicemente, mettiamo questa spunta qui e alla fine andiamo a terminare la nostra configurazione, quindi questo è un passo veramente molto semplice da andare a fare. In questa nuova pagina dobbiamo semplicemente andare a cambiare la lingua principale del server perché la troviamo di default in inglese ma noi la vogliamo in italiano, quindi andiamo a cercare la lingua italiana e così la andiamo a modificare. Se volete potete anche aggiungere qui una descrizione, ma è facoltativo. Quindi andiamo a fare salva le modifiche. Ovviamente ogni volta che andremo a fare delle modifiche le andremo a salvare, altrimenti andranno perse. Una volta salvato possiamo uscire da questa interfaccia. Quindi torniamo alla nostra pagina di Discord. Dunque allora qua dobbiamo porre la nostra attenzione perché dovremo lavorare appunto in questa zona, in questa colonna. Vedete che ci sono diverse cose da poter aggiungere. Intanto possiamo dire che ci sono le categorie, che sono praticamente delle cartelle dove all'interno possiamo inserire o i canali vocali o i canali testuali. Che differenza c'è? I canali testuali sono canali dove le persone possono andare a scrivere e invece i vocali sono appunto dei canali dove le persone entrano e possono parlare. Dunque ragazzi, adesso dobbiamo andare a creare una categoria, quindi per farlo cosa facciamo? Dobbiamo stare in questa colonna di sinistra, che vedete che è un po' più chino, un po' più scura rispetto al bianco grigio,
e cliccare col tasto destro, e qui ci dirà crea canale o crea categoria, ma come avevo detto dobbiamo andare a creare una categoria, quindi facciamo così. Gli dobbiamo dare un nome, quindi in questo caso la voglio chiamare amministratore o amministratori, dipende da quante persone poi utilizzeranno con questo ruolo il nostro Discord. Andremo a metterla come categoria privata, e quindi a questo punto clicchiamo su questo tasto, ossia il tasto avanti. Dunque qui per il momento non ci mettiamo nulla perché facciamo una cosa molto easy, poi con altri tutorial magari vedremo più nello specifico tutti i vari passaggi. Facciamo salta. A questo punto andiamo a prendere questa parte qui, moderator only, che ci aveva creato in precedenza, e lo andiamo a spostare qui sotto. Per spostare dovete tenere premuto il tasto sinistro e trascinare quello che volete spostare nel punto in cui lo volete andare a mettere. Ok, in questa maniera ci chiederà se vogliamo andare a sincronizzare, diciamo assolutamente sì. Questo canale che abbiamo appena creato ci servirà per, appunto, come abbiamo detto, gli amministratori del server. Quindi se vogliamo andare poi a modificare il nome o aggiungere delle emoji, dobbiamo semplicemente andare qua sulla rotellina, sull'ingranaggio, e fare modifica canale. Vedete che qui possiamo aggiungere, più che altro prima andare a cambiare, magari mettiamolo solo moderatori o solo amministratori, vedete voi, e possiamo anche aggiungere poi delle emoji. Allora adesso vi farò vedere un metodo molto semplice per andare a mettere le emoji che ci sono inserite di base sul Discord. Tramite il tasto Windows più il tasto punto possiamo trovare le varie emoji. Allora andiamo a inserire la nostra emoji in questa maniera, possiamo mettere solo all'inizio oppure entrambi i lati. E perché ho messo queste emoji? Perché comunque questa qui sarà un canale dove praticamente potremo vederlo soltanto chi è l'amministratore, quindi gli altri non lo vedranno. E a questo punto noi andiamo a fare salva modifiche. Allora vedete che adesso abbiamo fatto la categoria amministratore e poi abbiamo fatto quest'altra cosa qui dentro. Dunque adesso dobbiamo fare di nuovo lo stesso lavoro, andando però a creare la categoria dei benvenuti. Quindi benvenuti, la mettiamo non come categoria privata, quindi normale, senza stare a spuntare lì la casellina, ed è qua. E qui dentro dobbiamo andare a trascinare rules, che è già stata creata prima in precedenza. Vediamo se riusciamo alla prima. Niente. Ecco, in questa maniera qua. Dunque questo canale ci converrà metterlo proprio all'inizio qua, così, perché sarà il canale che poi quando entreranno sarà il primo che andranno a vedere. Dobbiamo andare a mettere qui dentro un nuovo canale, quindi un canale di testo, e andiamo a spuntare qui e lo andiamo a chiamare nuovi membri. Se vogliamo poi possiamo aggiungere la solita emoji. Fatto questo andiamo a fare crea canale, ed ecco qua che abbiamo fatto il nostro, questa è un po' un'emoji un po' troppo lunga, poi adesso andrò a modificare, nuovo canale. Adesso andiamo a cambiare qui rules, lo possiamo mettere innanzitutto in lingua italiana, quindi andremo a mettere ruoli, poi vi farò vedere anche come andare a modificare la scrittura, proprio la font delle scritture, e anche rendere magari in grassetto, però questo lo vedremo poi in un altro video. E andiamo a mettere sempre schiacciando il tasto Windows e più punto l'emoji. Quindi io metterò un libro perché comunque mi sembra la cosa più
simpatica da andare a mettere per quanto riguarda i ruoli. E andiamo a fare anche qui salva. Se volete potete mettere anche un argomento dei ruoli, cioè praticamente le regole di questo Discord. Vabbè, a questo punto facciamo salva, usciamo e qui abbiamo creato inizialmente un pochettino i nostri primi canali. Ovviamente il discorso sarà più ampio perché andremo a fare poi un Discord del tutto professionale e quindi mano a mano farò varie guide. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete interessati a seguire e quindi a vedere ulteriori video. Mi raccomando, mettete un bel mi piace e condividete questo video. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale attivando tutte le campanelle. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao!